Buongiorno amici, benvenuti. Continuiamo a parlare delle monarchie nazionali dal 1300 al 1500 circa. Avete visto che l'altra volta abbiamo terminato Inghilterra e Francia, abbiamo parlato veramente no, della monarchia nazionale francese e di quella inglese. Oggi ci occupiamo di Spagna e Portogallo. E la piccola Sofia ha avuto vedete la mia gattona che è spesso presente nelle mie lezioni, ci fa da mascotte, purtroppo ha avuto un piccolo incidente e deve portare il collare. Per questo non la vedete in molte video lezioni che sto registrando in questo periodo. Quindi non la stressiamo, io comunque ve la mostro, la piccola Sofì che è bella gattona, tenera, però la lasciamo andare, comunque non è niente di grave, sta guarendo, la lasciamo, la depositiamo cautamente per terra. Allora, parliamo quindi della monarchia nazionale moderna, monarchia nazionale forte in Spagna, come abbiamo fatto in Francia e in Inghilterra. Ricordate che in Spagna la situazione era piuttosto complicata. Ricordate la lezione all'interno dell'argomento regni feudali, no? La seconda lezione, e in quella seconda lezione dell'argomento che trovate nella playlist regni feudali abbiamo parlato della Spagna, o meglio della penisola iberica, dal 1000 al 1300 e abbiamo parlato delle prime importantissime fasi della Reconquista. Adesso parliamo della penisola iberica dal 1300 al 1500. Ricordate che le entità politiche erano diverse, abbiamo la Castiglia, abbiamo l'Aragona, che erano impegnate nella Reconquista contro il regno dei Mori musulmani, no? Il califfato di Cordova che nel corso del 200 soprattutto perde moltissimi territori e si riduce semplicemente al regno di Granada nella zona sud prospiciente al Mediterraneo, nella zona sud della Spagna, il regno di Granada. Appunto la Reconquista fino alla fine del 200 viene portata avanti dalla Castiglia e dall'Aragona. La situazione comunque dei regni cristiani nella penisola iberica si è molto semplificata nel tempo, questo appunto l'abbiamo già detto nella precedente lezione che ho appena richiamato, perché il regno di Leon è scomparso, è stato diviso, è stato spartito tra Portogallo e Castiglia. Inoltre poi l'Aragona soprattutto si è ingrandita molto e ha inglobato la Catalogna e la la Valenza che appunto è stata conquistata, è stata presa dai musulmani nel movimento della Reconquista. Quindi abbiamo due stati spagnoli principali, cioè la Castiglia e l'Aragona. L'Aragona, ricordate, divisa in tre: l'Aragona storica, la regione più povera, poi la Catalogna con Barcellona e poi Valenza. Quindi l'Aragona è a sua volta divisa in tre, mentre poi naturalmente c'è anche il Portogallo a ovest e poi diciamo che il quarto e ultimo regno cristiano che continua a esistere intorno al 300 è il piccolo stato pirenaico della Navarra, che resta molto piccolo e insomma non conta granché, certamente non ne parleremo. E allora Castiglia, Aragona, Castiglia il massiccio centrale, Aragona più propensa verso il mare, d'accordo, nella parte orientale della Spagna, poi c'è la Navarra, poi c'è il Portogallo, ok? Allora, il Portogallo in realtà è uno dei primi paesi, forse il primo, a costituire una monarchia nazionale moderna, prima della Francia, nonostante quello che dicano i francesi. Abbiamo già detto nella scorsa lezione che le monarchie nazionali moderne riescono a imporsi quando finiscono le guerre
le guerre tra gli aristocratici, le guerre feudali, questi grandi aristocratici con i loro eserciti si ammazzano, si scannano tra di loro. Anche in Portogallo ci sono continue guerre feudali che causano instabilità, danni al commercio, distruzioni e così via. Nel 1385, attenzione, stiamo parlando del Portogallo, nel 1385 nelle città di Lisbona e di Porto, che appunto sono i due porti principali del Portogallo, abbiamo una vera e propria rivoluzione antifeudale da parte della borghesia. La borghesia del commercio, la borghesia delle navigazioni atlantiche, vuole fare affari, vuole arricchirsi, non ne può più di queste guerre in cui i cavalieri aristocratici si autodistruggono, fanno una vera e propria rivoluzione antifeudale e portano sul trono una nuova dinastia più moderna, una nuova dinastia più moderna che riesce a imporsi e a far terminare le guerre, costituendo in Portogallo uno Stato forte, centralizzato, con una burocrazia statale sempre più efficiente, dipendente dal re. Questa nuova dinastia è la dinastia degli Avis. Degli Avis, il primo re si chiama Giovanni di Avis, Giovanni d'Avis, d'accordo? Nel 1385 finiscono le guerre navali, questa dinastia degli Avis apre alla borghesia, favorisce i traffici della borghesia. Ovviamente sarà importantissimo il ruolo di questi re della dinastia degli Avis nelle navigazioni atlantiche, perché naturalmente saranno loro molto presto dopo il 1385 a organizzare la scuola nautica di Lisbona e i grandi viaggi di esplorazione, di scoperta, di colonizzazione che apriranno proprio, saranno i portoghesi per primi a farli, che apriranno proprio la scoperta, l'apertura nei confronti degli oceani, del resto del mondo, di altri continenti. E quindi basta combattere e autodistruggersi all'interno, meglio commerciare, meglio avere uno stato pacifico. Il Portogallo inizia ad avere solidi rapporti commerciali con gli altri stati, li intensifica in particolare con l'Inghilterra. Il Portogallo viene rifornito di ogni tipo di merci dall'Inghilterra, in cambio esporta vino in Inghilterra. E quindi abbiamo visto che in questo caso sono proprio la prima monarchia nazionale moderna nel 1385. Che ne dicano i francesi? Abbiamo visto che la monarchia nazionale moderna in Francia sorge non prima della metà del 400, no? La fine della guerra dei cent'anni, oppure intorno al 1470, al 1480, con l'eliminazione del Ducato di Borgogna, ma il Portogallo si era costituito in una monarchia nazionale solida, con il re appunto che è la burocrazia, fedele al re che aumenta sempre più i suoi poteri, molto prima della Francia. Quindi il Portogallo è sicuramente la prima delle monarchie nazionali moderne dell'Europa occidentale. Certo, la Francia è la più popolosa, la più potente, la più importante, la più perfezionata, quella dove il sovrano è più forte, però la prima, cioè cronologicamente, è quella del Portogallo. Il Portogallo è il primo Stato europeo che definisce in maniera stabile i suoi confini, ma sin dal 1200 e qualcosa l'aveva fatto, e renderà i suoi confini stabili nel corso dei secoli. Nel corso della Riconquista il Portogallo, che prima riguardava soltanto l'attuale Portogallo del Nord, conquista l'Algarve
la zona sud e quindi appunto completa, già all'inizio del 200 completa quello che sarà proprio per secoli stabilmente il suo territorio. E allora noi abbiamo quindi invece nel resto della Spagna, a parte la Navarra, che abbiamo detto è un piccolo stato che non ci interessa molto, Castiglia e Aragona. Castiglia e Aragona, Castiglia è il massiccio centrale, Aragona invece più a est, Aragona a sua volta divisa in Aragona storica, territorio rurale povero che si trova all'interno, invece la Valenza, dicendolo all'italiana, Valencia, la città di Valenza, è la zona di Valenza, che è un porto, Valenza, Valencia, però anche e soprattutto la Catalogna, Barcellona, che è proprio la regione più ricca, d'accordo? È proprio la regione più ricca di tutte. Poi abbiamo la Navarra, abbiamo detto, piccolo principato pirenaico, meno importante, molto piccolo, e il problema è che Castiglia e Aragona dovrebbero portare avanti la Reconquista nei confronti, come abbiamo visto, del regno dei Mori musulmani di Granada, che occupano l'attuale Andalusia più altri territori, insomma, intorno vicini all'Andalusia. Che cosa succede? Perché nel corso del 200, alla fine del 200, la Reconquista si blocca, alla fine del 200 si blocca e si bloccherà fino al 400 inoltrato, si blocca per più di un secolo, per due motivi. Primo, perché la Castiglia resta sola nel processo di reconquista e quindi non ce la fa da sola, in quanto l'Aragona si sgancia, preferisce lasciar perdere la guerra contro i musulmani del regno di Granada e portare avanti un'altra direttrice di espansione. L'Aragona diventa una potenza navale, una potenza marittima, conquista le Baleari, poi conquista la Sicilia, poi dopo la Sicilia conquista la Sardegna, sempre all'inizio del 300, ne abbiamo parlato quando abbiamo parlato delle vicende del meridione italiano, poi nel 400 conquisterà anche il regno di Napoli che unificherà, che affiancherà al regno di Sicilia, d'accordo? Quindi l'Aragona diventa una potenza navale molto dinamica, con una vocazione commerciale mercantile, quindi si disinteressa della guerra contro i mori musulmani e quindi questa guerra ristagna, questa guerra non va avanti perché la Castiglia da sola non riesce a portarla avanti. Ma il secondo motivo per cui la Reconquista a partire dalla seconda metà del 200 si blocca è appunto quello che abbiamo detto prima, cioè che la Castiglia, come altri stati, come lo stesso Portogallo, nel corso del 200 e poi massicciamente nel 300 viene devastata dalle guerre feudali, d'accordo? Viene devastata dalle guerre feudali, non è più in grado di perseguire la Reconquista, di attaccare efficacemente i musulmani di Granada e quindi non abbiamo ancora una Spagna. Castiglia e Aragona sono entità, restano entità distinte, separate, con amministrazioni separate e sono due stati differenti. La Castiglia è più arretrata anche da un punto di vista psicologico. In Castiglia dominano i nobili, spesso piccoli nobili, a volte proprio pezzenti, gli hidalgos, che proprio non hanno spirito di lavoro, per loro il lavoro è un disonore. Gli hidalgos a tutti i costi, anche se sono molto poveri,
devono mantenere un cavallo, uno scudiero, vivono per la crociata, nello spirito di crociata, hanno una crociata a casa loro, naturalmente si tratta di combattere i musulmani di Granada, quindi vivono soltanto per le armi, d'accordo, per combattere contro gli infedeli. Invece in Aragona la situazione è più moderna, c'è una classe borghese. Ricordate che in Castiglia, ricordate qual è l'elemento principale della economia della Castiglia? L'allevamento allo stato brado di pecore, che sono tante, hanno dei privilegi, quello di poter entrare in qualunque proprietà privata, distruggere i raccolti, quindi neppure un'agricoltura moderna sorge in Castiglia. Castiglia, il massiccio centrale della Spagna, resta un paese arretrato, basato sull'allevamento allo stato brado. Invece in Aragona non solo vi era un proficuo commercio navale, una borghesia commerciale, ma anche le manifatture, soprattutto in Catalogna, vi erano delle manifatture moderne, d'accordo? E allora che cosa succede? Dal 1350 in realtà riprendono fortissimamente le guerre feudali, c'è una vera e propria guerra civile che devasta la Spagna tra il re legittimo di Spagna, Pietro il Crudele, e Enrico di Trastamare. Pietro il Crudele viene affrontato da suo figlio illegittimo. Pietro il Crudele era il re legittimo, suo figlio illegittimo che gli si ribella si chiama Enrico di Trastamare oppure Trastamara, si dice in entrambi i modi. È una guerra che veramente sconquassa a lungo la Spagna. Alla fine la famiglia dei Trastamare o Trastamara riesce a imporsi, d'accordo? Riesce a imporsi. Le guerre feudali continuano, devastano la Spagna, però abbiamo visto c'è un presupposto per l'unificazione di Castiglia e Aragona molto importante. Nel 1474 si sposano i due eredi al trono, attenzione, di Castiglia e di Aragona. Da una parte Isabella di Trastamara e dall'altra parte Ferdinando, quello che diventerà Ferdinando II d'Aragona. Ferdinando II. Attenzione, Isabella poi diventerà regina perché sapete lì non c'è la legge salica, le donne possono diventare regine a differenza degli stati in Francia, in Germania, in Italia. Attenzione, Isabella e Ferdinando quando si sposano non sono ancora i sovrani, sono gli eredi al trono. Ovviamente poi negli anni successivi erediteranno Isabella la Castiglia e Ferdinando l'Aragona, però attenzione, sempre si tratta di due regni separati, distinti, vi è un'unione dinastica perché sono governati, perché i rispettivi sovrani si sono sposati, ma c'è un'ultima guerra aristocratica, un'ultima guerra feudale molto brutale, d'accordo? Che nel 1474, pochi anni dopo il loro matrimonio, scoppia una guerra perché Isabella aveva anche una sorella, d'accordo? Aveva anche una sorella. Nel 1474 Isabella è già regina di Castiglia, ha ereditato il regno. Isabella, attenzione, aveva una sorella che aveva sposato il re del Portogallo e che quindi contestava la successione, ok? Isabella si era sposata con il re d'Aragona, però sua sorella si era sposata con il re del Portogallo e nel 1474 il Portogallo invade la Spagna perché il re del Portogallo sostiene che la regina di Castiglia, il Portogallo invade la Castiglia perché il re del Portogallo sostiene che la regina di Castiglia non debba essere Isabella ma debba essere sua sorella. Quindi
Chi sarà la regina di Castiglia? Prevale il matrimonio aragonese di una delle due sorelle oppure prevale il matrimonio portoghese dell'altra sorella? Nel 1474 Isabella riesce a respingere la sorella, la regina del Portogallo, che insomma ritorna in Portogallo e si accontenta di essere la regina del Portogallo. Da questo momento in poi finiscono, diciamo quasi del tutto, le guerre feudali e quindi Isabella e Ferdinando possono poi dedicarsi alla ricostruzione della Castiglia e dell'Aragona e ovviamente anche finalmente alla ripresa della Reconquista, d'accordo? La ripresa della Reconquista. Che cosa succede? Succede che le fasi precedenti della Reconquista avevano fatto sì che ovviamente all'interno di Castiglia ma anche di Aragona si trovassero minoranze molto forti di ebrei e di musulmani. È chiaro perché è stato riconquistato un regno musulmano, c'erano tantissimi musulmani, ma c'erano anche tantissimi ebrei che si erano spostati in Spagna nei secoli perché erano più tollerati all'interno del regno islamico della Spagna piuttosto che nei regni cristiani o nei regni cattolici dell'Europa occidentale, quindi musulmani e ebrei. Ovviamente negli altri paesi d'Europa non esistevano praticamente musulmani o gli ebrei c'erano, ma erano molto pochi. Invece qui si tratta di cifre enormi, d'accordo? Si suppone che sia gli ebrei sia i musulmani siano una minoranza, ma erano il 20-25% di tutta la popolazione, quindi una minoranza veramente, veramente enorme. Questi ebrei musulmani vengono tollerati più o meno fino al 1350, poi inizia invece una spietata intolleranza da parte dei sovrani di Castiglia e di Aragona, ovviamente da parte della Chiesa cattolica. In particolare quelli più odiati, diciamo purtroppo, sono gli ebrei. Inizialmente i sovrani di Castiglia e di Aragona davano molta libertà agli ebrei perché gli ebrei, che a differenza dei musulmani abitavano quasi esclusivamente nelle città, mentre i musulmani abitavano solo nelle campagne, gli ebrei si dedicavano massicciamente più dei cristiani a professioni come il commercio oppure la finanza, prestavano anche soldi ad interesse, d'accordo? Quindi attività commerciali e finanziarie che riuscivano benissimo e gli ebrei si arricchivano notevolmente e questo però provocava l'invidia dei cristiani. Allora gli ebrei, anche se gli ebrei appunto da un punto di vista economico favorivano l'economia della Castiglia e dell'Aragona, infatti avevano avuto mano libera nella loro professione, nella loro attività dai sovrani precedenti al 1350, però poi purtroppo si afferma un odio sociale e ovviamente un odio religioso da parte dei cattolici nei confronti degli ebrei. Gli ebrei non vengono più tollerati, neanche i musulmani, però soprattutto Castiglia e Aragona se la prendono contro gli ebrei. Gli ebrei vengono perseguitati, gli ebrei vengono processati, c'è una massiccia campagna di odio verso gli ebrei da parte della Chiesa cattolica. A un certo punto nel 1480, prima la Castiglia e qualche anno dopo anche l'Aragona si dotano di un terribile strumento repressivo dell'intolleranza cattolica, la famosissima Inquisizione spagnola. Vi ricordate che l'Inquisizione già esisteva all'inizio del 1200, era stata istituita a Roma dal Papa e in particolare era servita per eliminare l'eresia catara, l'eresia degli albigesi, ma quella era l'Inquisizione romana, quella che già esisteva dall'inizio
del 200 e ne abbiamo parlato in un precedente argomento. L'Inquisizione romana era gestita dal Papa, proprio per questo si chiama Inquisizione romana e da un'istituzione che si chiamava Sant'Uffizio. Ed era quindi l'Inquisizione della Chiesa Cattolica che aveva potere soprattutto in Italia, quasi soltanto negli stati italiani. Invece questo è un altro tipo di inquisizione, l'inquisizione spagnola dipende direttamente dai sovrani, d'accordo? È chiaro che è la Chiesa che la fa andare avanti, la gestisce, però è comunque sottomessa ai sovrani, Ferdinando e Isabella. Quindi capite, non si tratta soltanto di una questione religiosa, eliminare gli eretici, eliminare gli infedeli. L'Inquisizione diventa uno strumento dell'assolutismo nelle mani di Ferdinando e Isabella. Infatti l'Inquisizione non perseguita soltanto eretici e infedeli, perseguita anche gli oppositori, d'accordo? Perseguita anche gli oppositori, elimina gli oppositori della monarchia, quindi ha anche un risvolto politico, non solo religioso. I sovrani approfittano della religione, approfittano dell'Inquisizione perché attraverso l'Inquisizione possono imporre il terrore, possono imporre lo Stato assoluto, possono imporre la monarchia assoluta. Quindi dal 1480 lavora, purtroppo potremmo dire noi, l'Inquisizione, rimasto famoso il terribile primo capo dell'Inquisizione, Torquemada, Thomas de Torquemada. L'Inquisizione spagnola è terribile, può arrestare, può torturare con terribili strumenti di tortura chiunque, sulla base anche di reati che non dovrebbero essere reati, di reati di opinione, no? L'eresia, l'appartenenza a un'altra religione. Ben presto gli ebrei, più dei musulmani, subiscono delle leggi contro di loro, e leggi che impongono agli ebrei di convertirsi al cristianesimo oppure di emigrare lasciando tutti i loro beni. E allora che cosa succede? Succede che l'Inquisizione è veramente una cosa terribile. C'erano persone che venivano incarcerate dall'Inquisizione oppure scomparivano all'improvviso. A volte non si sapeva proprio più nulla di queste persone, morivano, dove erano finite, i parenti non ne sapevano più nulla, moltissimi scomparivano proprio nel nulla, non subivano neppure a volte un processo o una condanna, ma moltissimi sono i roghi, le condanne a morte e i roghi che vengono effettuati. Pensate che i roghi, le esecuzioni dei condannati bruciati vivi mh, sul, sul rogo, pensate, venivano chiamati anche auto da fe. A volte si scrive con una sola parola, però insomma dovrebbe essere più corretto, almeno in origine, scrivere auto da fe, che vuol dire atto di fede. Cioè eh, la- perché l'esecuzione di un eretico che viene bruciato vivo, tutta quella procedura lì è un atto di fede? Perché veniva fatto davanti al popolo. Tutto il popolo, per esempio in un villaggio, in un quartiere, in una città, era obbligatoriamente chiamato ad assistere all'esecuzione, d'accordo? Perché assistere all'esecuzione era un atto di fede. Assistevano all'esecuzione, che quindi era pubblica, in una piazza molto grande, e contemporaneamente giuravano la propria fede e affermavano la loro obbedienza alla religione cattolica, alla Chiesa cattolica e ai sovrani. Allora, per non essere cacciati sia gli ebrei sia i musulmani, fate attenzione, comprensibilmente si convertivano per finta, c'erano quelli che rifiutavano di convertirsi, però molti si convertono per finta, vengono chiamati conversos in spagnoli questi convertiti e spesso erano dei convertiti per pura utilità, non erano veramente cristiani, facevano finta di esserlo. Allora vengono chiamati con termini spregiativi. I convertiti
musulmani che si convertono vengono chiamati moriscos. Moro vuol dire scuro, moriscos, capite? È un peggiorativo, la desinenza è una desinenza peggiorativa, è quasi come se, non fatemi dire delle parole veramente, veramente brutte, è come se io dicessi negro, d'accordo, sporco negro, qualcosa del genere. Perché? Perché Moro significava scuro, perché i musulmani a volte, ma non sempre, erano un po' più scuri di pelle rispetto ai cristiani e quindi vengono chiamati sprezzantemente moriscos, d'accordo? Come se noi adesso dicessimo negro, cioè, pare una parola diciamo molto brutta relativamente al loro colore della pelle e tuttavia voi direte se erano veramente neri sarebbero stati facilmente distinguibili dai cristiani, invece il problema è che erano difficilmente distinguibili e invece gli ebrei convertiti falsamente venivano chiamati marranos. Sapete perché? Sapete cos'è marrano in lingua spagnola? Marrano è il maiale, il porco, usato qui in senso dispregiativo, no? Porco. Sapete che la parola marrano adesso in italiano ha assunto il significato di traditore, no? Marrano è un traditore, proprio perché vengono considerati non dei buoni cittadini, affidabili cittadini spagnoli, ma dei traditori, perché si sono convertiti per finta, ma seguono ancora una religione che è una religione vietata e che viene considerata proprio un affronto nei confronti dei sovrani. Assolutismo significa anche che ci deve essere una sola religione, deve essere quella dei sovrani, deve essere la religione cattolica. Chi persiste in altre religioni è considerato autore, è considerato criminale, è considerato un responsabile di lesa maestà. Marranos, perché li chiamano porci gli ebrei che si convertono per finta al cristianesimo? Perché gli ebrei, sapete, peraltro esattamente come i musulmani, odiano il maiale, lo considerano un animale sporco, non possono consumare il maiale. Quindi molto spesso nelle terribili torture dell'Inquisizione i marranos vengono costretti a mangiare carne di maiale oppure li si getta in delle tinozze piene di grasso di maiale, no? Gli si sparge il grasso di maiale sul corpo perché se loro sono davvero ancora ebrei convinti e non cristiani, ovviamente hanno capite, una reazione di repulsione nei confronti del maiale che gli viene messo addosso, gli viene costretto loro a mangiare e così e quindi urlano e quindi si ribellano perché non vogliono mangiare il maiale e quindi si scopre che sono ancora ferventi ebrei e quindi c'è tutta questa persecuzione per scoprire se i convertiti sono veramente convertiti oppure in privato, in realtà moltissimi di loro erano falsi convertiti, in privato continuavano a praticare i loro culti con i loro riti, i loro libri sacri, le loro festività, in privato parlavano ancora in lingua araba, in moriscos oppure in ebraico, naturalmente i marranos leggevano il Talmud, i libri sacri degli ebrei, così come i moriscos pregavano e leggevano il Corano e così vengono perseguitati in modo veramente terribile, terribile. Ci sono varie leggi che appunto stabiliscono che l'ebraismo e l'Islam non sono religioni legittime, sono religioni fuori legge, sia in Castiglia sia in Aragona. Chi persegue quelle religioni, chi persevera in quelle religioni deve abbandonare assolutamente la Spagna, andare in esilio. Nel 1492, proprio dopo aver completato la Reconquista, abbiamo l'espulsione
degli ebrei spagnoli, d'accordo, dei Marranos. Dei Marranos almeno 150.000 ebrei devono andare via dalla Spagna. Molti andranno negli stati, si trasferiranno negli stati musulmani del Mediterraneo, dell'Africa mediterranea, però molti di questi ebrei che ormai avevano consuetudine con la civiltà europea si trasferiscono in Portogallo, dalla Spagna in Portogallo. Poi però dopo poco tempo saranno scacciati anche dal Portogallo e cercheranno dei paesi più tolleranti come l'Inghilterra oppure l'Olanda oppure la Germania. Poi però verranno cacciati più volte anche dall'Inghilterra, quindi una storia molto travagliata, quella di questi ebrei. Attenzione, questi ebrei che si chiamano sefarditi. Gli ebrei e tutti i discendenti anche attuali degli ebrei che in questo momento furono cacciati dalla Spagna vengono chiamati sefarditi perché in lingua ebraica loro chiamavano la Spagna Sefarat, d'accordo? Sefarat. Sono un gruppo di ebrei diverso rispetto a quello che viene dalla Germania, dalla Polonia, cioè gli ebrei dell'Europa orientale che invece vengono chiamati Askenaziti. In realtà non si sa bene da dove provengano questi ebrei, in particolare gli Askenaziti. Esistono seri dubbi che siano davvero gli ebrei che discendono da quelli dell'antico Israele, quelli cacciati dai Romani, d'accordo? Cacciati dai Romani quando i Romani decisero di chiamare Israele Palestina proprio per degiudaizzarla. Gli ebrei dovettero andare via da Israele o dalla Palestina nel primo o nel secondo secolo d.C. Può darsi che gli Askenaziti in realtà siano popoli che non c'entrano niente con l'antico popolo ebraico, che si sono convertiti successivamente all'ebraismo, quindi è molto probabile, dicono gli studiosi, che gli Askenaziti, che ripeto sono gli ebrei dell'Europa orientale, Germania, Polonia, Ucraina, eccetera, che non si sa davvero dove da dove provengano, esistono solo ipotesi, sia un gruppo etnico completamente diverso rispetto agli ebrei sefarditi. Allora, in realtà, la cacciata degli ebrei è un colpo economico molto forte per la Spagna. Viene realizzata, abbiamo visto, per motivi ideologici, di intolleranza religiosa oppure di invidia da parte dei cittadini cristiani nei confronti di una elite economica che aveva molto successo negli affari, che era molto ricca. Ma gli ebrei, abbiamo visto, gestivano quasi totalmente il piccolo commercio oppure la finanza e quindi sia la Castiglia sia l'Aragona subiscono un danno economico fortissimo dalla cacciata, dall'emigrazione degli ebrei che vengono cacciati nel 1495. Anche i musulmani, cioè i moriscos, continueranno a essere perseguitati e alla fine verranno tutti cacciati dalla Spagna. Questo avverrà però molto tempo dopo, nel 1609-1613, sotto un re di Spagna che si chiamava Filippo III. Quindi ne parleremo in un altro argomento, però vi anticipo che anche la cacciata dei musulmani di Spagna fu del tutto antieconomica. I musulmani erano un'elite di agricoltori, erano tra i pochi che davvero facevano un'agricoltura moderna con le famose huertas, le coltivazioni castigliane dei musulmani. Diciamo che possiamo dire che una battuta che Spagna, non tanto in Aragona dove si lavorava, c'erano le manifatture, il commercio navale, ma magari in Castiglia possiamo dire che gli unici che lavoravano davvero erano ebrei e musulmani, cioè erano queste minoranze, mentre i cristiani non tanto. Pascolavano le pecore allo stato brado oppure pensavano solo, in particolare quei piccoli nobili, gli hidalgos, pensavano solo alla guerra, alla crociata, alla reconquista. La crociata comunque si conclude proprio appunto, come ho detto, nell'anno in cui vengono cacciati gli ebrei, all'inizio del 1492, l'assedio a Granada ha successo
scompare per sempre il regno dei Mori musulmani, il regno di Granada, il Palazzo Reale di Granada, l'Alhambra, la famosa Alhambra che ancora si visita, no? È uno spettacolo architettonico, un'opera d'arte straordinaria costruita dai musulmani in Spagna. Si arrende Granada e quindi la Reconquista è finita e cessa di esistere ogni presenza politica dei musulmani in Spagna. Castiglia e Aragona hanno eliminato ciò che restava del secolare stato dei Mori musulmani, d'accordo? Quindi insomma possiamo terminare qui per quanto riguarda la Spagna. Abbiamo visto che a differenza di Portogallo, Inghilterra e Francia, la Spagna è comunque divisa in due, Aragona e Catalogna, che sono anche diverse proprio da un punto di vista economico. Abbiamo visto la differenza, e l'Aragona è anche molto più sviluppata da un punto di vista economico rispetto alla Castiglia. Sono diverse anche da un punto di vista linguistico, perché in Aragona si parlano i dialetti aragonesi. Noi oggi pensiamo al catalano, no? Sapete che i catalani vogliono preservare la loro lingua rispetto al castigliano. Noi per spagnolo intendiamo castigliano, ma anche adesso abbiamo il dialetto catalano, ma non era l'unico dialetto aragonese, c'era anche l'aragonese aragonese e l'aragonese valenzano, d'accordo? Erano lingue, addirittura anche lingue diverse. C'era un'unione dinastica, però ci sono ancora molti problemi affinché si arrivi davvero a un'unificazione della Spagna e poi vedremo che cosa succederà in futuro. Qualche parola anche andando verso est, nell'Europa centrale e nell'Europa orientale. Tuttavia noi dedicheremo un capitolo apposito a tutte le vicende dell'Europa orientale, lo trovate in un'altra playlist, parlando anche dell'espansione ottomana e della conquista ottomana dei Balcani, cioè di molte zone dell'Europa orientale, ma parleremo anche dell'Ungheria, della Polonia, della Russia e così via. Quindi non ne parlo adesso. Vi ricordo ciò che ho detto anche in altri argomenti, che in Europa orientale vi erano tre monarchie che erano più deboli rispetto a queste quattro che abbiamo visto, che diventano sempre più forti, perché le monarchie occidentali, Portogallo, Castiglia, Aragona, Inghilterra, Francia, sono monarchie ereditarie. Invece il regno di Boemia, capitale Praga, il regno di Ungheria, capitale Budapest, e il regno di Polonia, capitale Cracovia, erano delle monarchie elettive. Il re veniva eletto da un parlamento di aristocratici che ovviamente eleggendo il re lo mantenevano in una situazione di debolezza, così questi aristocratici potevano spadroneggiare. Molto spesso questi aristocratici pericolosamente eleggevano anche un re straniero, proprio perché straniero non sapeva neanche la lingua, magari non si occupava bene, non si occupava degli affari di ciascuna di queste monarchie, continuava a risiedere in un altro stato e così via. Questo alla lunga indebolì Ungheria, Boemia e Polonia, però il modello della monarchia elettiva e non ereditaria sarà sempre, purtroppo per loro, il modello delle monarchie dell'Europa orientale, e questo favorirà, il disastro favorirà la conquista di tutte e tre queste monarchie elettive orientali da parte di altri stati, come vedremo. Per esempio, noi abbiamo gli Asburgo d'Austria, ve li ricordate? Ne abbiamo già parlato. Gli Asburgo mettono gli occhi già dal 400, mettono gli occhi su queste monarchie. Gli Asburgo tentano di farsi eleggere, a volte ci riescono, re di Boemia oppure re di Ungheria. Ci riescono alcune volte, però poi di fatto per il momento poi non più, non vengono eletti più, quindi per il momento non riescono
a, a inglobare la Boemia e a conquistare la Boemia oppure l'Ungheria. Ci provano anche attraverso matrimoni regali. Gli Asburgo hanno conquistato numerosissimi territori attraverso i loro matrimoni, attraverso un'accorta politica matrimoniale, di matrimoni combinati, politici, anche perché la fortuna degli Asburgo nei secoli è il fatto di avere sempre, ogni Asburgo aveva, ogni duca d'Austria che veniva eletto sempre imperatore di Germania, aveva moltissimi figli maschi, ciascuno di loro aveva tanti figli maschi, non hanno mai avuto problemi di successione, almeno fino al 1700, ma non solo, avevano tantissimi esponenti della dinastia disponibili per matrimoni, e non solo maschi assicuravano la successione, ma anche ovviamente principesse, anche donne. E quindi per il momento gli Asburgo non riescono a conquistare Ungheria e Boemia, ma poi vedremo che ci riproveranno in seguito. Abbiamo visto che gli Asburgo si sono rafforzati moltissimo perché hanno conquistato, ricordate, buona parte dei territori della Borgogna, cioè la Francofonte e Lussemburgo, e il 70%, soprattutto il 70% delle Fiandre, l'abbiamo detto nelle lezioni scorse, una delle zone più ricche d'Europa, quindi gli austriaci e Asburgo possiedono le Fiandre, Belgio, le attuali Belgio-Olanda. Però il problema è, che l'abbiamo detto anche in passato, che loro, oltre ai loro possedimenti diretti, dinastici, ereditari, vengono anche eletti ognuno di loro, uno dopo l'altro, imperatori di Germania. E in Germania non avevano più alcun tipo di potere. In Germania sorgono stati e staterelli, abbiamo un continuo frazionamento feudale, prima c'erano 10-20 stati, poi diventano 100, poi diventano 300, non si contano proprio più, ci sono staterelli che si duplicano, ci sono moltissime città-stato, città libere, città che appunto città-stato e così via. L'imperatore asburgico non ha proprio nessun potere reale, non ha nessun potere reale e quindi tende, l'abbiamo detto anche un'altra volta, a conquistare dei possessi diretti, dei possessi dinastici, patrimoniali, ereditari che spesso non fanno parte dell'impero di Germania oppure sono appunto possedimenti diretti. Ricordate Austria, Stiria, Carniola, Carinzia. Gli austriaci perdono tutti i loro possedimenti in Svizzera, da dove sono venuti, però si allargano in Austria, ma anche in Carniola, che è parte dell'attuale Slovenia, anche in Tirolo, che in parte fa parte dell'Italia attualmente e così via. Quindi Federico III d'Asburgo è l'ultimo imperatore che viene eletto a Roma, ma è una cerimonia senza alcun significato. Nel 1452 viene eletto imperatore a Roma. Pensate che Federico III d'Asburgo regna per un periodo molto lungo, dal 1439 al 1493, 39-93, basta invertire gli anni, è un periodo lunghissimo, ok? Tuttavia il suo potere in Germania o anche in Italia è praticamente nullo, è praticamente nullo, quindi gli Asburgo si interessano più dei loro possedimenti diretti che possono controllare piuttosto che dell'impero germanico a cui capo sono eletti in cui non hanno alcun potere, hanno solo un potere virtuale, diciamo, onorifico, d'accordo? Quindi abbiamo visto, e allora questo Federico III d'Asburgo, attenzione, ha un figlio che si chiama Massimiliano. Ma questo l'abbiamo già visto, lo possiamo ripetere un po' più in dettaglio. Massimiliano si sposa, ve lo ricordate che l'abbiamo già visto nel 1477, quando Massimiliano, vedete, è ancora l'erede al trono del Ducato d'Austria, papabile imperatore, però il padre Federico III è ancora vivo, si sposa, è molto giovane, si sposa con Maria di Borgogna. Abbiamo già visto che Maria di Borgogna porta in dote, figlia dell'ultimo duca di Borgogna, Carlo il Temerario, ripeto cose che ho già detto in precedenza, porta in dote agli Asburgo d'Austria
le Fiandre e altri possedimenti della Borgogna che infatti molto astutamente gli austriaci riescono a occupare, aumentando enormemente di botto i loro possedimenti e arricchendosi moltissimo. Le Fiandre sono le zone più ricche d'Europa. Maria di Borgogna viene considerata proprio la, la sovrana, d'accordo, delle Fiandre. Anche le città delle Fiandre preferiscono Maria di Borgogna alla dominazione francese. In questo modo, come abbiamo visto, gli austriaci riescono a togliere ai francesi la maggior parte delle Fiandre, il 70%, lasciando ai francesi soltanto il 30% delle Fiandre, d'accordo? Maria di Borgogna comunque muore nel 1482 e la situazione delle Fiandre diventa incerta. Allora succede che c'è un accordo proprio nel 1493 quando muore Federico III, d'accordo? Massimiliano, ok, Massimiliano diventa duca d'Austria e imperatore di Germania, attenzione, nel 1493, ok? E quindi però diventa duca delle Fiandre il figlio di Massimiliano e di Maria di Borgogna, d'accordo, che si chiama Filippo. D'accordo, Filippo d'Asburgo d'Austria nel 1493 diventa il nuovo sovrano delle Fiandre, 1493. Si raggiunge un accordo con la Francia, nello stesso 1493 Carlo VIII, finalmente Carlo VIII, nuovo re di Francia, nel 1493 rinuncia ufficialmente alle Fiandre, le Fiandre che erano state già occupate dagli austriaci, insomma, restano stabilmente agli austriaci. La Francia desiste, re di Francia Carlo VIII, insomma, cede, rinuncia alle Fiandre. Non essendo riuscito a conquistare le Fiandre, vedremo che 5 anni dopo, che pochi anni dopo, dirà le Fiandre no, non riesco a conquistarle, allora invado l'Italia è debole, mi conquisto qualche stato in Italia, verrà a prendersi dei territori da noi e ci invaderà, questo lo vedremo ovviamente in un successivo argomento, d'accordo? Quindi Filippo è il nuovo duca delle Fiandre nel 1493, ok? Non è ancora duca d'Austria imperatore perché ovviamente è in vita suo padre Massimiliano. Quello che poi succede, cioè un altro matrimonio importante, lo vedremo parlando della storia di Carlo V, perché Filippo cosa fa? Sposa Giovanna la Pazza, che purtroppo era veramente pazza, aveva grossi problemi mentali. Giovanna la Pazza è una grande ereditiera perché, attenzione, è la figlia di quei due di cui abbiamo parlato prima, Isabella di Castiglia e Ferdinando d'Aragona, ve li ricordate? Per una serie di circostanze fortuite, Giovanna la Pazza sarà l'unica erede sia della Castiglia sia dell'Aragona. Giovanna aveva anche un fratello che si chiamava Giovanni, forse non avevano molta fantasia Ferdinando, Isabella e Ferdinando nel dare i nomi ai figli. Giovanna aveva un altro fratello che si chiama Giovanni, che però morì senza figli, ok? Ferdinando d'Aragona, peraltro, si risposò dopo la morte di Isabella in un altro matrimonio, ma non ebbe figli. E quindi praticamente Giovanna eredita tutto, Castiglia e Aragona. Ferdinando d'Aragona non vuole che Giovanna erediti. Giovanna in realtà era stata fatta erede dalla Castiglia proprio con un testamento della madre Isabella, però Giovanna a un certo punto viene interdetta, viene privata di ogni potere proprio perché purtroppo ha dei disturbi mentali. Quindi Ferdinando, il padre che è sopravvissuto a Isabella, governa al posto di Giovanna. Però una volta morto Ferdinando non potrà fare niente per evitare che tutta l'eredità della Spagna, attraverso Giovanna, che è comunque tagliata fuori dai giochi, vada, attenzione, al figlio di Giovanna e di Filippo, che è Carlo, che sarà ovviamente il futuro imperatore Carlo V. Ma non vi preoccupate, tutto questo albero genealogico importante di Carlo V, quindi per parte di padre è austriaco, ma
c'ha anche le Fiandre, la madre è Maria di Borgogna, e però per parte di madre è invece spagnola, mezzo austriaco, un quarto austriaco, un quarto borgognone è una metà spagnola, d'accordo? Quello che sarà il grande imperatore Carlo V, che insomma, grazie a una fortuita serie proprio di casi, insomma, muoiono tutti, alcuni addirittura muoiono dando alla luce un figlio maschio che poi morirà dopo 3 anni, non potrà ereditare. C'è tutta una storia matrimoniale complessa che adesso vi ho detto solo fino a un certo punto. Carlo V erediterà sia Castiglia e l'Aragona sia tutti i possedimenti austriaci, comprese le Fiandre. D'altra parte lui, essendo il figlio, attenzione, come vi ho detto, di Massimiliano, che era il sovrano delle Fiandre, si trasferisce, cioè vive nelle Fiandre perché Maria di Borgogna è morta, suo padre Massimiliano è il sovrano delle Fiandre, anzi Carlo V nasce a Gando, cioè nasce proprio nelle Fiandre nel 1500, pur essendo mezzo austriaco, mezzo spagnolo, però il padre era il sovrano delle Fiandre e quindi Carlo V nasce proprio nelle Fiandre nel 1500, poi vedremo che unirà le Fiandre sia la Spagna sia l'impero germanico, diventando un imperatore potentissimo. Cercherà di sottomettere l'Europa senza riuscirci, ovviamente lo vediamo questo quando parleremo di Carlo V. Quindi io ho veramente finito per quanto riguarda le monarchie nazionali moderne, con un po' di ottimismo le chiamiamo monarchie nazionali moderne dell'Europa occidentale. Abbiamo visto come nascono anche in seguito alla guerra dei cent'anni, alla guerra delle due rose in Inghilterra, alle guerre borgognone della Borgogna contro la Svizzera, alla fine alla divisione della Borgogna e ad altre guerre feudali, guerre civili interne in questi paesi che abbiamo visto oppure abbiamo accennato, come ovviamente la guerra civile tra Armagnacchi e Borgognoni durante la guerra dei cent'anni in Francia. Continuate a seguirmi, io cercherò di spiegarvi ulteriormente in maniera chiara e comprensibile altri aspetti della storia medievale, che per certi argomenti sta già travalicando verso la storia moderna. Noi infatti qui ci occupiamo delle monarchie nazionali moderne dal 1300 al 1500, quindi passiamo, come dire, dal Medioevo all'età moderna. Per adesso vi saluto e vi ringrazio, alla prossima, arrivederci.